Genesi 6. Il perdono e la promessa. Giuseppe e i fratelli. Parte 1. Il tempo della carestia. Il sole d'Egitto si levava come una fiamma d'oro sopra le sabbie del Nilo. Era il tempo della carestia e il vento del deserto portava con sé il lamento dei popoli affamati. Le spighe si erano piegate, le cisterne erano vuote e i cuori degli uomini erano divenuti aridi come la terra che non dava più frutto. Ma nel cuore dell'Egitto, nella casa del faraone, Giuseppe, colui che un tempo era stato gettato in una fossa dai suoi stessi fratelli, ora sedeva vestito di lino fine, con un anello al dito e lo sguardo di chi ha visto l'abisso e ne è risorto. Le sue mani, che un tempo avevano conosciuto le catene, ora distribuivano pane a una nazione intera. Eppure, dentro di lui, non tutto era pace. Perché ogni volta che guardava la folla dei supplici venuti da terre lontane, qualcosa nel suo cuore tremava, come un ricordo che ancora chiedeva guarigione. Un giorno, tra le carovane di uomini giunti da Canaan, vide dei volti familiari. Gli anni li avevano segnati, ma il sangue non dimentica. Erano loro, i suoi fratelli. Venivano a chiedere grano, senza sapere che davanti a loro stava colui che avevano tradito. Giuseppe si alzò dal suo seggio. Il suo volto rimase fermo, ma dentro di lui il tempo si fermò. Vide, in un lampo di memoria, il pozzo, la sabbia, la veste strappata e le urla del passato. Ma vide anche qualcos'altro, la mano di Dio, invisibile ma presente, che aveva trasformato ogni ferita in una via di salvezza. Parte 2. Il confronto e la prova del cuore. Giuseppe li guardava in silenzio. Davanti a lui c'erano 10 uomini stanchi, impauriti, piegati dal viaggio e dalla fame. Non riconoscevano il visir dell'Egitto come il fratello perduto e parlavano nella loro lingua, credendo che nessuno li capisse. Ma Giuseppe comprendeva ogni parola e quelle voci gli trafissero l'anima come lame che venivano da un tempo lontano. «Siamo venuti da Canaan», dicevano, «perché la carestia è grande e i nostri figli non hanno più pane». E il più anziano tra loro, Giuda, teneva gli occhi bassi, come chi porta un peso che non ha mai dimenticato. Giuseppe sentì il cuore diviso. Una parte voleva gridare la verità, abbracciarli e piangere. L'altra voleva farli soffrire come lui aveva sofferto. Ma la voce di Dio, silenziosa e profonda, gli parlava nel cuore. «Non sono loro che ti hanno mandato qui, ma io. Ti ho condotto dove la tua ferita sarebbe diventata salvezza». Così Giuseppe decise di metterli alla prova, non per vendetta, ma per vedere se i loro cuori erano mutati. Li accusò di essere spie e i fratelli tremarono. In quella paura si rivelò la loro coscienza. Parlarono tra loro, senza sapere che Giuseppe capiva. «Questa sventura ci colpisce per ciò che abbiamo fatto a nostro fratello», dissero. «Lo vedemmo implorare e non lo ascoltammo». E Giuseppe, udendo quelle parole, si voltò per non piangere davanti a loro. Lacrime antiche, trattenute per anni, scesero sulle sue guance. Poi ordinò che restassero prigionieri per 3 giorni. Il tempo della prova era cominciato. Il terzo giorno li fece chiamare. «Uno di voi resterà qui», disse, «e gli altri torneranno da vostro padre. Ma non tornerete più senza il più giovane, colui che chiamate Beniamino». Le parole uscirono fredde, ma dietro di esse ardeva un fuoco di amore represso. Giuseppe voleva rivedere Beniamino, il fratello innocente, quello che non aveva partecipato al tradimento. Solo così avrebbe saputo se la famiglia era guarita o ancora divisa. Simone fu trattenuto in Egitto e gli altri tornarono verso Canaan. Quando riaprirono i sacchi del grano, trovarono dentro l'argento che avevano dato, il prezzo restituito. Era il segno che Dio vegliava ancora sul loro cammino, anche nella paura. Quando tornarono una seconda volta, portando Beniamino con sé, Giuseppe li attese. Li fece entrare nella sua casa e li accolse con una mensa di abbondanza. I fratelli, confusi, non capivano. Temevano un inganno, ma Giuseppe, nascosto dietro la sua autorità, li osservava con occhi di padre. E quando vide Beniamino, il suo cuore si spezzò. Il bambino che aveva lasciato era ora un uomo. Li fece sedere in ordine di età e i fratelli si guardarono stupiti. Come poteva uno straniero conoscere i loro nomi, le loro età, la loro storia? Ma Giuseppe taceva, mentre nel suo animo si muoveva il vento del perdono. Il perdono e la promessa. Giuseppe e i fratelli. Parte 3. La rivelazione e il perdono.
La notte cadde silenziosa sul palazzo di Egitto. Giuseppe non riusciva a dormire. Il ricordo dei fratelli, della fossa, del lungo cammino nel deserto, gli pulsava dentro come un tamburo antico. Non era più il giovane sognatore, ma un uomo che aveva imparato la sapienza del dolore. All'alba fece convocare i suoi fratelli un'ultima volta. Era giunto il momento della verità. Fece nascondere la coppa d'argento nel sacco di Beniamino come ultima prova. Quando furono partiti, mandò gli uomini a inseguirli. La coppa fu trovata e la paura si diffuse tra loro come un'ombra. Tornarono tremanti davanti a Giuseppe e Giuda si fece avanti. Con voce rotta disse: «Lascia che il ragazzo torni da nostro padre e prendi me al suo posto. Non potrei sopportare di vedere la morte di mio padre per il dolore di Beniamino. Abbiamo peccato, ma ora vogliamo redimere ciò che abbiamo distrutto». Quelle parole entrarono nel cuore di Giuseppe come luce nel buio. Il fratello che un tempo lo aveva venduto ora offriva se stesso per salvare un altro. La catena del male era spezzata. Giuseppe non poté più trattenersi. Si alzò in piedi, mandò fuori tutti i servi e scoppiò in un pianto così forte che si udì fin nelle stanze del palazzo del faraone. Poi gridò tra le lacrime: «Io sono Giuseppe! Mio padre è ancora vivo!» I fratelli rimasero muti, pietrificati dalla paura. Non riuscivano a crederci. Ma Giuseppe si avvicinò, aprì le braccia e disse con voce che tremava d'amore: «Avvicinatevi a me, non temete. Voi avete pensato di farmi del male, ma Dio ha trasformato quel male in bene, per salvare la vita a molti, oggi come allora. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio stesso che mi ha posto a custode della vita». E li abbracciò, uno ad uno. Le lacrime si mescolarono come pioggia su una terra arida. In quell'abbraccio il passato si dissolse e la pace scese come una benedizione antica. Le stanze del palazzo divennero tempio. Il dolore, trasfigurato, diventava luce. Il rancore, svanito. La storia umana si piegava davanti al disegno divino. Giuseppe inviò carri e doni per suo padre Giacobbe. «Venite in Egitto», disse. «Non abbiate paura della carestia. Qui troverete rifugio e vivremo di nuovo come una sola famiglia». E quando Giacobbe seppe che Giuseppe era vivo, il suo cuore si rianimò. Disse: «Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Andrò e lo vedrò prima di morire». Parte 4. La carovana si mise in viaggio da Canaan. Davanti, gli asini carichi di grano e di doni. Dietro, i figli di Giacobbe che accompagnavano il vecchio patriarca. Ogni passo nel deserto era un ricordo, ogni sospiro un nome sussurrato al vento. Quando giunsero ai confini d'Egitto, il cuore di Giacobbe tremò. Erano passati tanti anni da quella notte in cui aveva creduto di aver perso suo figlio. Ora, la vita gli restituiva ciò che il tempo aveva rubato. Giuseppe attese su un carro reale. Quando vide avanzare la carovana, scese e corse verso suo padre. Lo abbracciò e pianse a lungo sul suo collo, come un bambino ritrovato. E Giacobbe disse: «Ora posso morire in pace perché ho visto il tuo volto e so che sei vivo». Fu così che Israele si stabilì in Egitto. Il paese di Gosen divenne la loro dimora, un luogo di abbondanza nel tempo della carestia. Giuseppe, fedele e saggio, provvide per tutti. Nessuno ebbe fame e il popolo di Dio trovò rifugio sotto il sole straniero. Ma il patriarca sapeva che la terra d'Egitto non era la meta definitiva. Ogni notte, guardando le stelle, ricordava la promessa fatta ad Abramo, a Isacco e a se stesso: «Io ti farò diventare una grande nazione e ti ricondurrò alla terra dei padri». E quando sentì che i suoi giorni erano alla fine, Giacobbe chiamò i figli. Li benedisse uno per uno, come un pastore che consegna ai suoi l'ultima parola di luce. A Giuseppe disse: «Dio, che mi ha guidato fin dal principio, che mi ha liberato da ogni male, benedica i tuoi figli. E si ricordi della sua promessa. Tu hai salvato i tuoi fratelli. Sei stato segno della sua provvidenza, strumento del suo disegno». Dopo quelle parole, Giacobbe si addormentò nella pace dei giusti. E Giuseppe pianse ancora una volta, ma non di dolore. Piangeva per la bellezza del compimento, per il mistero di un Dio che scrive diritto anche sulle righe più storte. Gli anni passarono e Giuseppe invecchiò in Egitto. Quando sentì che anche per lui era giunta l'ora, chiamò i fratelli e disse: «Io sto per morire, ma Dio vi visiterà e vi farà uscire da questa terra, per condurvi nella terra che ha promesso ai nostri padri». Fece giurare che le sue ossa sarebbero state portate via.
quando il popolo avrebbe lasciato l'Egitto per tornare alla terra promessa. Poi chiuse gli occhi e il silenzio del Nilo accompagnò la fine della Genesi. Riflessione finale. Così termina la storia dei padri. La Genesi non è solo un libro di origini, ma di trasformazioni. Ogni dolore ha generato una benedizione, ogni caduta un nuovo inizio. Da Adamo alla creazione, da Noè al diluvio, da Abramo alla promessa, da Giuseppe al perdono. L'uomo ha imparato che Dio non abbandona mai la storia, la trasforma. E nel silenzio che segue la morte di Giuseppe, si ode già il sussurro di un nuovo capitolo. Un popolo che crescerà in Egitto, una voce che chiamerà dal deserto e un uomo che ascolterà il fuoco del roveto. Il viaggio continua e la Genesi, che è nascita, si apre ora all'Esodo, la libertà dell'anima.